Diciamoci la verità, quanti di noi hanno adorato al cinema Darth Vader? Sì, parlo proprio di lui, l'antagonista principe della saga di Star Wars con il mascherone, la tuta iper tecnologica, la spada laser color rosso e il respiro affannoso. Ora mi direte, ma scusa Federico, ma cosa cappero c'entra? Non si doveva parlare di nazismo oggi? Sì, lo sfondo alle mie spalle è quello del nazismo, ma perché ho cominciato allora con Darth Vader? Ah, non lo so io. Perché Darth Vader è una delle personificazioni più riuscite di quel fascino perverso verso il male più oscuro, quel fascino che alberga in ognuno di noi e di cui, consapevolmente o meno, spesso siamo vittima. Siamo attirati noi esseri umani naturalmente da ciò che è rischioso, pericoloso. Pensate il fuoco. Ecco, nello stesso modo, per lo stesso motivo, siamo attirati dalle figure più cupe, più malvagie, più oscure, comprese quelle naziste. L'ossessione per il mostro, per il pericolo, per la persona malvagia o malefica, nasce tutto lì. E come abbiamo visto Darth Vader al cinema, nelle pagine dei fumetti, dagli anni 40 sino a oggi, è un florilegio di personaggi, più delle volte creati dal nulla, ma con degli agganci nella realtà, che hanno un background nazista o sono palesemente, chiaramente, dichiaratamente nazisti. Oggi parliamo proprio di questi personaggi in un video un po' particolare. Non si può iniziare la carrellata dei personaggi nazisti senza di lui, Adolf Hitler. In quanti fumetti vediamo il creatore del nazismo, il suo Führer, presente? Tantissimi. Ho perso il conto. Lo si vede in tutti gli universi, in quello della Marvel, in quello della DC Comics, anche nelle più piccole case editrici come la Dark Horse. Si vede un po' ovunque, perché innanzitutto è iconico, è un personaggio storico che a suo modo è entrato nell'immaginario collettivo per la pettinatura, quel ciuffo, i baffetti alla Charlot, le uniformi, il carattere chiuso, schizofrenico, collerico. Più e più volte diversi disegnatori si sono cimentati con Adolf Hitler, ma lui è uno dei pochi personaggi storici ad aver fatto breccia nei fumetti. Poi ci sono altri personaggi che sono nati sull'onda lunga del nazismo, con la svastica sullo sfondo, e che hanno dato ulteriori interpretazioni. Il più famoso fra questi non può che essere lui, Johann Schmidt, alias il Teschio Rosso, l'arcinemico per eccellenza di Captain America. Appare molto presto, nel 1941, l'ottobre del 41, 2 mesi prima di Pearl Harbor. Siamo già in pieno della Seconda Guerra Mondiale. Negli Stati Uniti il movimento d'opinione per cambiare la tendenza della popolazione americana in quel momento neutralista è sempre più forte. Fateci caso. Dalla metà del 1940 in avanti l'amministrazione Roosevelt che viene rieletto proprio nel novembre del 40, si fa portavoce della necessità di intervenire in maniera indiretta nel conflitto. E come lo fa? Con diversi procedimenti, con diverse normative, ad esempio col Lend-Lease Act, la legge affitti e prestiti, giudicando necessario, di interesse strategico per la nazione statunitense, fornire determinati armamenti o altri tipi di supporti a nazioni che possono rivestire un particolare interesse nella politica estera americana. Oppure con la cessione di 50 vecchi cacciatorpediniere alla Marina britannica, alla Royal Navy, per scortare i convogli, e successivamente con la guerra non dichiarata nell'Oceano Atlantico proprio alla Kriegsmarine tedesca per la protezione di quei convogli che portano derrate alimentari fondamentali per la sopravvivenza della Gran Bretagna. In quel periodo, negli Stati Uniti, cominciano a affermarsi dei fumetti che danno una lettura del mondo. In precedenza si era già visto Superman che dava una speranza dopo la Grande Depressione e che invitava ad accogliere il diverso, lo straniero. Superman è un paradigma l'immigrato clandestino, il profugo, il rifugiato. Arriva da Krypton in fasce, il suo mondo non esiste più, non ha più genitori e deve vivere, crescere, svilupparsi, diventare una persona in un mondo che non conosce. Captain America
risponde a un'altra esigenza, l'esigenza di dare maggiore sicurezza agli Stati Uniti, un'esigenza che passa attraverso la creazione di una sua nemesi, il teschio rosco, appunto, Johann Schmidt, questo arcinemico che torna e ritorna più volte sotto diverse vesti e che ogni volta è il nemico di Steve Rogers. È sempre lui. Inizia come cameriere prediletto di Hitler, poi ne diventa sicario e poi si sviluppa. Cerca sempre nuovi modi per conquistare il mondo, sotto non tanto o solo il vestito della svastica, ma l'ideologia nazista. Non è l'unico nemico di Captain America teschio rosso, non è l'unico nemico nazista nell'universo Marvel. Pensate alla famiglia Zemo, Heinrich e Helmut, il barone Zemo, sono dei suprematisti. Sono una rivisitazione degli incubi peggiori dell'America. D'altronde, quando emergono? Heinrich Zemo nel 64, Helmut nel 73. È il periodo dell'America del Ku Klux Klan, dell'isolamento del Sud, della lotta per i diritti civili. E gli Zemo sono questi, suprematisti bianchi, razzisti, nazisti, incappucciati, con una passione smodata per le armi. La comparsa degli Zemo è l'invito da parte dei disegnatori a non sottovalutare uno dei peggiori nemici interni dell'America, dove, in nome della libertà di opinione, possono nascere anche dei partiti nazisti, come si vedrà parodiato al cinema nel corso dei Blues Brothers con i famosi nazisti dell'Illinois. Poi c'è anche il barone Strucker, un altro personaggio nazista, o ex nazista se preferite, che si pone a capo dell'Hydra, un altro maestro del colpo di scena e del ritorno sulla scena tramite risurrezione, soprattutto un leader tecnologico. Ecco, il barone Strucker può essere visto come una riproposizione, dopo diversi anni, di tutti quei nazisti che erano stati portati in America per contribuire al nuovo sforzo bellico, alla guerra fredda. Da Werner von Braun in giù, fa riflettere il barone Strucker. Fa riflettere al pale di Arnim Zola, un altro super cattivo, un altro ex scienziato che ancora di più si fa notare proprio per l'essere un frutto malato della guerra fredda. E poi c'è il seminatore d'odio, Hate Monger. Alcuni di questi seminatori di odio, altri non sono, che dei cloni veri e propri di Hitler. È il periodo dei ragazzi venuti dal Brasile, della paura che arriva negli anni 70 tramite alcuni romanzi che ipotizzano la nascita di un quarto Reich che possa emergere dalle foreste del Sud America, dove tanti nazisti, ormai lo si sa, sono scappati e dove si sono ricostruiti una vita. Ma non c'è solo la Marvel, anzi ci sono diverse altre case editrici che puntano sul pericolo nazista per stimolare l'immaginario collettivo. Prendete la Dark Horse Comics, è una casa piccola in confronto alla Marvel, ma è una casa che crede in Mike Mignola, un grande disegnatore che all'inizio degli anni 90 crea il suo capolavoro Hellboy, il diavolo venuto dall'inferno riconvertito al bene, che aspira solo una cosa, essere riconosciuto umano. Hellboy è stato evocato per conto dei nazisti dal monaco folle Rasputin, ma si oppone tanto a quello che vorrebbe tanto essere suo padre putativo, appunto Rasputin, quanto al suo destino. E nel corso del suo cammino si imbatte, lui o si imbattono i suoi amici, in tanti nazisti. A voler non leggere la cronologia degli albi, ma la cronologia storica, il primo a imbattersi in un nazista è il suo eroe, Lobster Johnson, il vigilante che lascia la chela dell'Aragosta come marchio, che si confronta con i nazisti già negli anni 30, nazisti che sono a New York, costa est degli Stati Uniti. Poi il padre putativo di Hellboy, non Rasputin, ma quello che davvero lo accoglie, il professor Brum, che nel 1946 si confronta con Hermann von Klempt, un scienziato pazzo nazista che già aveva provocato la morte di Lobster Johnson e che tra un programma spaziale e una passione per i gorilla da trasformare in mostri di Frankenstein è un qualcosa di, imperdibile. Se non avete mai letto una storia con Hermann von Klempt, ponetevi rimedio il prima possibile. Von Klempt diventa anche un altro dei nemici dello stesso Hellboy una volta cresciuto nel quinto album, il Verme Conquistatore. Ma prima di lui c'è Krönen, che potremmo definirlo come un insieme, una mescolanza, un mix molto affascinante tra Darth Vader, la maschera, gli organi meccanici, eccetera, e il dottor Mengele. È anche questo uno scienziato pazzo che vorrebbe creare un'armata zombie basata sulle sue conoscenze mediche e scientifiche e che alla fine farà solo un grosso pasticcio. Krönen lo ritroveremo al cinema nel primo film di Hellboy, che ormai ha
20 anni, non più come uno scienziato pazzo, ma come una marionetta meccanica. Forse questo è piaciuto ancora di più al grande pubblico. Però quel fascino sempre della divisa nera, con l'aquila nazista, la svastica, i fulmini gemelli delle SS e poi la maschera antigas e tutto il resto, è qualcosa di difficile da dimenticare. Così come, a proposito di maschera antigas, è difficile dimenticare, spostandoci in un altro universo, quello della DC Comics, lui, Captain Axis, Capitan Asse. Sì, so che a molti di voi non dirà assolutamente nulla, ma se a voi, come a me, è piaciuto moltissimo Watchmen, Captain Axis è uno dei piccoli antagonisti minori del primo gruppo dei vigilanti. Captain Axis altro non è che, l'adattamento DC Comics di altri cattivi da Teschio Rosso in giù, dei rivali della Marvel. È una quinta colonna che si sviluppa all'interno degli Stati Uniti e che cerca di sabotare lo sforzo bellico americano per aiutare l'asse. Verrà sgominato dal primo gufo notturno, Hollis Mason. Hollis Mason che quando troverà la morte per mano della banda dei Nodi, rivivrà in un flash i suoi vecchi scontri con gli antichi nemici, tra cui lo stesso Captain Axis, oltre a King Mob e a Moloch. Ma il vero nazista all'interno di Watchmen, lo abbiamo già visto, lo abbiamo già incontrato, era il comico Edward Blake, una riproposizione in chiave fumettistica di Gordon Liddy, il burattinaio del Watergate. Gli abbiamo dedicato un video, lo trovate nel canale. All'interno di Watchmen c'è uno pseudo-biblum, sotto la maschera, Under the Hood, scritto da Hollis Mason, in cui confessa: eravamo pazzi, sadici, forse anche un po' nazisti. Più avanti anche un altro personaggio di Watchmen definirà nazista il comico, perché in fondo lo era, gli piaceva quel tipo di politica. Non gli piaceva tanto la svastica in sé, quanto il senso di potenza, di predominanza, di violenza nei confronti del prossimo, di poter dominare tutto quanto a proprio piacimento. È questo che alla fine affascina un po' tutti noi. È questo che ci spinge a leggere quelle storie così fantastiche, con personaggi assurdi, inventati, eppure plausibili. Personaggi che mescolano storia, magia, tradizione, mito, fantasia. Personaggi che sono ispirati a persone reali, come Göring, come Himmler, come Mengele, personaggi che a volte paiono poter preconizzare il futuro, personaggi che sono necessari semplicemente per comprendere il lato positivo, il lato luminoso, il lato reale dei supereroi. Se ad esempio Batman non può esistere senza Joker e lo stesso Batman ha creato Joker, Captain America non può esistere senza la sua ragion d'essere, i nemici dell'America, a cominciare dai nazisti. Hellboy non potrebbe esistere senza i nazisti che hanno deciso di evocarlo, e gli stessi Watchmen senza Hollis Mason e senza la follia nazista del comico, cosa sarebbero stati? Spero che questo video un po' particolare vi sia piaciuto e soprattutto vi abbia instillato quella curiosità necessaria a saperne un po' di più sull'universo dei fumetti, oltre che sulla storia reale dei nazisti e quella alternativa che a volte troviamo nella letteratura d'evasione. Vi esorto a restare con noi perché prossimamente affronteremo altri temi storici sul nazismo e sulla seconda guerra mondiale, questa volta basati su personaggi reali, ma senza sottovalutare quel pizzico di follia umana che fa parte di ogni artista, compresi i maestri della letteratura, in cui voi potrete trovare sempre uno stimolo di riflessione e, perché no, anche di volontà di scoprire qualcosa che non avete mai osato chiedere prima.